Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questo piccolo angioletto amigurumi. Questo angelo fa parte del presepe. Insieme abbiamo già fatto Maria, Giuseppe, Gesù, il bue e l'asinello. Quindi oggi, a grande richiesta, aggiungiamo l'angioletto. Io l'ho pensato come angelo per il presepe, ma ovviamente possiamo utilizzarlo anche semplicemente come decorazione. Aggiungiamo una soletta qui sopra e lo possiamo appendere all'albero, alle finestre o dove ci piace di più. Questo simpatico angioletto è molto semplice da fare. Queste sono le ali dietro. Se vi piace questo progetto non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per l'angioletto io ho utilizzato questo filato, è un misto lana da lavorare con ferri o uncinetti da 4 mm. Mentre per le parti dorate ho utilizzato questo filato, è della marca Silke e si chiama catenella. Oltre ai filati ci serviranno un uncinetto da 2,5 mm, una forbice, un ago da lana, un po' di ovatta, 2 perline ed ago e filo per gli occhi e un po' di filo da ricamo per la bocca. Per fare il corpo, la testa e le braccia dell'angioletto vi rimando alla prima parte del tutorial di Maria, perché come sappiamo in questo presepe tutte le statuine hanno lo schema del corpo, della testa e delle braccia uguale. Quindi vi lascio il link a questo tutorial nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Per i capelli prepariamo un anello magico, e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavorati 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un marker o con un filetto. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, 2 punti in ogni punto per 6 volte. 1, 2. Nel terzo giro lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel quinto giro lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento, 2 punti nel sesto punto. E ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. Il quinto giro termina con 28 punti. Nel sesto e nel settimo giro lavoriamo questi 28 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel prossimo giro lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ripetiamo per tutto il giro 5 punti, una diminuzione. Nel nono giro lavoriamo 10 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 4, 5
5, 6, 7, 8, 9, 10, un punto basso, un punto bassissimo, un punto basso, 10 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un punto basso e un punto bassissimo sul primo mezzo punto alto del giro. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E togliamo il segnapunti. Per l'aureola prendiamo il filo dorato e facciamo un giro di punti bassissimi entrando nel penultimo giro. L'ultimo è quello di mezzi punti alti, poi abbiamo un giro di punti bassi. Entriamo qui nel secondo punto del giro, nel secondo, nel terzo. Entriamo con l'uncinetto e prendiamo il filo e lo portiamo fuori e lavoriamo punti bassissimi. Entro nel prossimo punto, porto fuori il filo e chiudo e cerchiamo di lavorare questi punti un po' larghi. E quando arriviamo verso la fine del giro, abbandoniamo il giro che stiamo lavorando per connettere nel miglior modo possibile l'inizio e la fine, perché lavorando a spirale, se io continuo sul mio giro, alla fine c'è il gradino e quindi qui colleghiamo i punti, anche entrando tra i fili della lavorazione, per connettere il giro nel miglior modo possibile. E prima di fare l'ultimo punto tagliamo il filo un po' lungo. Estraiamo e con un ago senza punta creiamo la chiusura invisibile, entrando su tutta la catenella del primo punto e tornando al centro della catenella dell'ultimo punto. Portiamo l'ago dietro. In questo modo creiamo una nuova catenella e la chiusura non si vede. Sul retro annodiamo i fili e tagliamo. E questo è il risultato. Per le ali, con il filo bianco facciamo un nodino iniziale, ma questa volta lo facciamo al contrario. Quindi facciamo un cappietto con sopra il filo corto, passiamo sotto questo filo, lo portiamo fuori con l'uncinetto e tiriamo. In questo modo il filo che chiude quest'asola è il filo corto, quindi tirando questo filo chiudo l'asola. Quindi ora, lavorando le prime catenelle, dobbiamo tenere questa catenella, altrimenti tirando il filo la chiudiamo e non riusciamo più a lavorarla. Lavoriamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
e partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nell'ultima catenella lavoriamo 5 punti bassi, tutti nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5. E avendo lavorato la catenella in questo modo, tirando il filo, chiudiamo il forellino che normalmente si crea lavorando molti punti nello stesso punto. Ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle e lavoriamo 4 punti bassi. 1 e se vogliamo nel frattempo nascondiamo la codina. 2, 3, 4 e ci restano da lavorare 2 punti. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5. Nei 3 punti centrali dei 5 che avevamo lavorato nell'ultima catenella lavoriamo 3 aumenti, quindi per 3 volte 2 punti nello stesso punto. 1, 2, 3 e terminiamo questa riga lavorando un punto sopra ogni punto. 3, 4, 5, 6, 7. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 18 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 17 e 18. E restiamo con 2 punti da lavorare. Ora lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 3 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto per 3 volte, 2, 3 e un punto bassissimo nel prossimo punto. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E come questa ala ne lavoriamo un'altra identica. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi non ci resta che assemblarli. Mettiamo i capelli sulla testa e io ho messo 2 spilli per capire dove voglio mettere gli occhi in modo da essere certa che i capelli siano nella posizione giusta. E con un ago senza punta cuciamo intorno. Non serve che prendiamo tutti i punti e per cucire
ripassiamo sopra ai punti che abbiamo già lavorato. In questo modo non si nota la cucitura. E una volta cucito tutto intorno facciamo uscire l'ago da un foro da cui esce già un altro filo. Questo per esempio era il filo della testa. Tra questi due fili facciamo un nodo doppio. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo il nodo e l'altro filo all'interno dell'amigurumi. E tagliamo. In questo modo nascondiamo tutti i fili dei nostri amigurumi e i nodi non si vedono. Mettiamo le braccia in posizione con degli spilli e con qualche punto le cuciamo. In questo modo. E una volta cucito anche l'altro braccio, portiamo l'ago fuori al centro per dare un punto anche sulle manine. E rientriamo sul corpo. Controlliamo che le manine abbiano la posizione che ci piaccia, che non ci sia nessun filo che tira e qui dietro annodiamo e perdiamo i fili. Posizioniamo anche le ali con gli spilli e con qualche punto le cuciamo. E possiamo dare qualche punto anche qui al centro per mantenere l'ala in posizione. E cuciamo anche l'altra. Cuciamo le perline per gli occhi e ricamiamo la bocca e le perline le cuciamo con un po' di filo. Lasciamo una codina di filo dietro e dietro annodiamo come abbiamo imparato. Con un po' di filo da ricamo ricamiamo la bocca
e il nostro angioletto è pronto. E così il nostro piccolo presepe si arricchisce di un nuovo personaggio. Spero per quest'anno di riuscire a fare anche i Re Magi. Questo angioletto me l'avete chiesto in moltissimi, quindi spero che vi piaccia e che questo tutorial vi possa essere utile. Se il tutorial vi è piaciuto, non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio. Vi ringrazio moltissimo come sempre di avermi seguita anche in questo tutorial. Se rifate questo progetto non dimenticate di condividere con me le vostre foto, sapete che potete creare un post nella mia pagina Facebook o taggarmi in Instagram. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!